Quindi il signor Semez ti piace? Semez, va bene? Perfetto. Basta Semez, Semez, vabbè, Semez. Perfetto. Signor della Ok. Se ci siamo. Sì, però non mi ha detto le domande prima. Le vuoi sapere tutte Sì. prima? Abbiamo coinvolto e dopo se ragamo Zeffi, Non sta a mettere sta roba, te prego. Dopo ti taglia, no? Cioè, Sì, tagliamo. Ovvio. Quindi non è che usa un enologo, no? Giustamente. Sì, sì. No, chiaro. Però un parere da omicidio casa non sarebbe mai qualche volta. È vero? Cioè, noi beviamo, voi no. Questo è un problema. Non è un problema, no? Bevi un bicchiere con noi. Dopo lavoro e anche al nostro. Sì, no? Nella mano di buona, no? Sì, che morbido che No, effettivamente mi dispiacerebbe dopo il laga qua. Come te devi mangiarla? Tutti hanno paura di non trovare il posto, è questo il discorso, Esatto, no? esatto. Hanno tutti paura voglio il posto di uno Svizzera, perché lo Svizzera è una roba sacrosanta. Tanti anni ormai che son lontan de ti, vecchia Trieste mia. Nella provincia di Trieste, per lo più nella zona del Carso, ci sono circa 50 osmize. Ma cos'è un'osmizza? Lo Svizzera sarebbe che deriva dalla parola Ossem, sarebbe questo, no? Ossam 8, che sotto l'Austria c'era una concessione di Maria Teresa che ci ha concesso ai contadini di vendere i propri prodotti 8 giorni esente tasse. Di conseguenza questa abitudine è continuata e alla fine prima si vendeva soltanto il vino e con man mano nel tempo si sono aggiunti i vari prodotti che si producevano sempre, pancetta, salame, formaggio, olive, peperoni, quindi ci si ritrova a fare queste attività che non durano più soltanto 8 giorni ma spaziano un po' di più. Io ho ripreso così questa tradizione perché i miei nonni e bisnonni avevano sempre un'attività agricola e di conseguenza mi sembrava giusto anche di continuare una tradizione. Che cos'è per te la cosa più importante di uno smizza? Il vino. Un buon vino. E se non buono almeno genuino di casa, no? Direi la familiarità. Trovi amici, non c'è posto, ti siedi a un tavolo dove le persone sono già sedute, conosci persone nuove. Sì, è stare in famiglia, tipo una cosa più... Sì, una famiglia allargata. Noi diremo domacia, no? Di casa. Ecco. La pulizia, ma proprio in generale, proprio sul vino, su ogni cosa, no? Le pulizie sono numero uno. E ovviamente quando ci sono un cliente e anche con tutti, l'onestà. Secondo te, perché si va in osmizza? È un stile di vita. Per stare all'aperto, per bere un bicchiere di buon vino, mangiare salumi nostrani, quelli che produciamo noi, che producono tutti quelli che hanno le osmizze, che hanno sicuramente un sapore diverso. Ma io penso per stare in compagnia e passare una bella giornata in compagnia e soprattutto in una zona dove è concesso, fra virgolette, quasi tutto, nel senso cantare, non so, suonare, soprattutto chitarra, fisarmonica, è un posto particolare che ce l'abbiamo solo noi in teoria. In osmizza triestini, cioè noi andiamo perché è una tradizione e poi ti sono libero, ti sono all'aperto nella natura, no? Io la vedo così. E però il buon bicchiere, un tocco di salame non fa male, no? Giustamente, no? Sbaglio? Cosa direbbe la tua osmizza se potesse parlare? Una domanda Meno casino. direbbe sicuramente che ci sono stati
momenti che saranno sicuramente ricordati da tanta gente, visto che apriamo di solito anche il 26 di dicembre e dunque certa gente era anche a Capodanno qui e probabilmente si ricorderà di questo. Sicuramente riuscirebbe a parlare quasi tutte le lingue di questo mondo. Da quanto era aperta questa smizza? Io ho ripreso 10 anni fa giusti, no? Mentre che prima l'attività era da mio padre negli anni 90, poi si sta chiuso un periodo, e dopo ho ripreso quando avevo ereditato a casa del nonno e cerco di tirare avanti il meglio possibile. No? È stata aperta per la prima volta nel 96. Il promotore è stato mio papà, che ha fatto le vigne e tutto ex novo. E così abbiamo cominciato. Abbiamo aperto da prima nella casa, che abbiamo la casa su a Repen, e poi ci siamo trasferiti qui perché è più grande, perché è più facile per il vino che si fa qui, la cantina è più vicina, insomma, e qui siamo dal 2016. È aperto ancora mio nonno, con una foto sua, la prima mia smizza, il 28 aprile 1936. Ecco, è passato di tempo. E tu sei il gestore di questo smizza da quanto? Allora, io avevo 17 anni nel 62, quasi. E ho fatto la prima volta il vino, ho fatto la prima volta smizza, avevo 20 anni, credo, se non 19. Ho tenuto un 4-5 anni, poi per motivi di lavoro, perché qualcosa che devi seguire sia qua sia in vigna. Ho un po' trascurato, poi teneva mia mamma, 22 anni se non sbaglio, e poi ho ripreso di nuovo io, adesso sono io con mio figlio, Diego, Elisa, figlia, poi c'è la ragazza della mamma, la moglie, tutta, perché infatti lo smizza è una cosa, come dire, familiare, cioè adesso è gestione familiare, no? Proprio c'è un statuto su questo, non può essere dipendenti, altra gente strana. Una cosa tramandata già da nostro nonno. Sì. Ma prima era a nome di nostro padre, quindi dal 90 circa, era qua a nome di papà, e ancora prima nel centro del paese a nome del nonno. Questa smizza è nata nel 2007, non esisteva questa terrazza, perché dove adesso c'è la terrazza una volta erano sterpaglie. Prima lo smizza era, diciamo, un hobby e da un po' d'anni, insomma, è diventata la mia principale fonte di reddito. Per te, vin bianco o vin rosso? Allora, in smizza vino rosso. Secondo me tutti e due. Prima uno dopo l'altro, no? Ma basta che sia buono, qualsiasi vino basta che sia buono. Qua siamo una zona del bianco, secondo me, però ho visto che la gente predilige una buona parte, quasi metà, rosso. Per cui ho anche una vigna qua giù sotto le valli che produco rosso. Da tradizione Santa Croce è un paese che produce più vin bianco, quindi bianco principalmente, infatti noi abbiamo una ridotta produzione di rosso che poi grazie ai cinghiali si è ridotto ulteriormente. La tradizione della frasca, ce la racconti un po'? La tradizione della frasca, come è nata la frasca? Sì. Ma sono varie leggende in materia. La frasca è stata sempre usata come un segno, no? Che l'attività è aperta. E infatti anche nel regolamento del Comune di Trieste è specificato che durante l'apertura dello smizza deve essere appesa la frasca e sopra la porta dell'ingresso durante le ore di apertura deve essere accesa una luce. C'è l'illuminazione pubblica che c'è oggi, no? Deve essere appeso un fanale acceso la sera fuori dallo smizza, e più i fraschi che vedete, quelli sono simbolo dello smizza. Questo ha fatto, no? Segnale diurno e segnale notturno. Qualche storia coccola di qualche matto che veniva qua? Mi ricordo di un nostro vicino del paese che in un giorno, così senza rendersene conto, ha
sorseggiato 19 e mezzo di Teheran. E cominciava a beverlo così, mezzo. Dopo che mangiavo, mi dico quasi 1 chilo di prosciutto crudo. Ma comunque era 12 ore, che era un minuto. Cioè, a fine serata arriva, quanto è bevuto? Perché se segniamo, no? Sì, chiaro. 19 e mezzo. Lui, perché gli altri era quel che ha offerto, era. Sì, collaterale. Cioè, era scritto in parte, no? Cioè, praticamente voleva andare a casa, no? Ho detto, aspetta, col motorino, aspetta. Aspetta un attimo, sì. Partiamo noi. Magari. Se andava sul motorino, ha fatto. No, me ne sento, tranquillo. Vedo sul motorino. Mi sale al motorino. Arriva fin qua, fa il giro, arriva fin là, mi sposta. Non me ne sento. Una scenetta simpatica, arrivano 2 tipi, parcheggiano la macchina, all'epoca parcheggiavano ancora nel giardino, e fa, mi c'è quel vin con le pesche che così, un poco, sono tranquillo. Lasciato qua la macchina. Torno il giorno dopo, sempre con l'amico, però con la moto, così l'amico recuperava la moto e lui la macchina. 2 bicchieri con le pesche, e poi il mio amico fa, le grappe non le assaggiamo? Una, ne assaggiate tutti, c'erano tutti i bicchierini sul tavolo, ora sa qua anche la moto. L'indomani viene con la compagna e la compagna fa, adesso ti non te bevi, mi bevo e ti te guidi. Ha portato finalmente a casa. No, finalmente, poi lieto fine, alla fine sono riusciti a tornare a casa. Non sono più i vecchi di una volta, intanto. Una volta allo Smizia, quando era con mio papà, vi era molto più gente anziana che frequentava queste cose qua. Adesso si cambia le cose, c'è più giovani che abbiamo in uno Smizia. Per cui è differente, non c'è più uno Smizia dei vecchi una volta che veniva a bere solo il bicchiere con l'uovo sodo. C'era un mio vicino, una volta hanno aperto lo Smizia alle 10, cioè aprono alle 11 la mattina, lo Smizia alle prime alle 8 di mattina. Per prendersi conto quanto bevevano, perché mi ricordo che questo alle 8 e 3 minuti è già sul cancello, Igor apri, ho sete apri, correva davanti a me dentro in cantina un quartino di rosso, a collo. Fammi il secondo quartino e fammi un panino di crudo. Finché facevo il panino si scogliava il secondo quarto. Poi il panino era il terzo quarto e dopo il panino era il quarto quarto. Si cambia le cose, però secondo me è meglio. Sono gente più inquadrata, più tranquilla, cercano un po' di aria, no? Non rompendosi le scatole, no? Fuori dalla città, sì, però. Perché una volta era più cruda la situazione, cioè bevevano di più e per cui di conseguenza la situazione era un po' più complicata, no? Da gestire. Sì. Si ubriacavano e facevano risse, casini, robe impressionanti. Oggi non grazie al cielo sono rarissimi gli episodi, ecco. Cerchiamo di bloccare prima, ecco. E anche sul quantitativo di vino, specialmente i ragazzi, anche quello che ieri sono venuti qua in 3, volevo 4 litri di vino. Ferma tutto, ho detto lì al mio figlio, 1 litro e poi vediamo. Infatti io dico sempre, dovete bere vino per gustarvi il vino, non per ubriacarvi. Questo è un po' il discorso. Se volete supportare questo progetto e volete mostrare a tutto il mondo che siete dei veri osmizzari, potete ordinare una di queste magliette scrivendo la mail che trovate in descrizione oppure in alcune osmize. Sono davanti a un fiasco di vino, quel fior di un can fare feste, perché sei un canne Trieste, perché sei un canne Trieste, davanti a un fiasco di vino, quel fior di un can fare feste, perché sei un canne Trieste. Piace il vino, e che piace il vino, e viva la papà, è meglio lì perché picca, e viva la papà, e viva la papà.